tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglia in top down che è molto primaverile e che io ho deciso di chiamare City. Per poterla realizzare ho utilizzato il fantastico filato della Mistrico Filati linea Alice, che vi ricordo è un 100% microfibra ed è perfetta questa lavorazione per poterla indossare soprattutto in primavera, ma anche in estate, in quelle serate più fredde e umide. Per quanto riguarda il quantitativo, io di questo, che è il numero 35, ho utilizzato 5 gomitoli per una taglia S, però come potete vedere mi va larga perché l'ho deciso appunto di farla un po' più larga rispetto al solito. Per una taglia M quindi vi occorrono 6 gomitoli, quindi 300 grammi, per una taglia L 350 grammi, per una taglia XL ve ne occorrono 400 grammi. Come potete vedere qui ci sono anche altri colori, sono tutti fantastici, ma voi sapete che della Alice ci sono veramente tantissimi colori che trovate sempre disponibili sul mio sito, di cui vi lascio il link in descrizione. Comunque il sito è Filati Elsa. Ho lavorato sempre ed esclusivamente con l'uncinetto del 4,5 e il punto che ho scelto è un punto a rete semplicissimo. Per fare lo sprone sono 2 giri che vanno sempre ripetuti, per fare invece il corpo della maglia e le maniche è un giro che va sempre ripetuto. Potete fare le maglie a mezze maniche e potete fare tanti aumenti anche lateralmente in modo da trasformarla in un vestito. Io ho fatto un solo aumento lateralmente sia a destra che a sinistra verso la fine per averla qui più morbida, in modo tale da poter usare questa maglia anche sopra quei pantaloni e quelle gonne che vanno tanto di moda, che sono larghissime e a vita alta. Vi faccio vedere quindi la lavorazione. Come potete vedere è un top down semplicissimo, veramente si lavora in maniera molto semplice e come vi dicevo si possono fare tutti gli aumenti che desiderate per arrivare alla larghezza desiderata della vostra maglia. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così come sempre poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio scrivendo anche Filati Elsa. Vi ricordo inoltre che sul sito potete sempre acquistare anche il PDF dove vi spiego giro per giro appunto come realizzare questa creazione. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato in microfibra Alice, una microfibra sottile, quindi è un filato perfetto per poter essere usato soprattutto per realizzare creazioni primaverili da usare anche in estate, nelle giornate più fredde, oppure se andiamo in montagna. Quindi ho deciso di utilizzare soprattutto il colore numero 35, che è questo fantastico blu, guardate che meraviglia. Ma come potete vedere qui ci sono anche altri colori disponibili sul sito e oltre a questi ce ne sono veramente tanti altri. Partiamo subito. La lavorazione sarà in top down e io ho montato 92 catenelle. Ora per le taglie più grandi rispetto a me, taglia M, andate a montare 12 catenelle in più rispetto a me. Significa che per ogni lato, perché noi avremo il lato, quindi lato avanti, lato dietro, le due maniche, rispetto a me dovete fare un motivo in più. Quindi io quando vi dirò quanti gruppi di maglie alte andrò a fare, voi ne dovete fare uno in più. Taglia L invece dovete mettere un totale di 24 catenelle in più e rispetto a me dovrete andare a mettere 2 motivi in più per lato. Quindi questa, ripeto, io ho montato 92 catenelle, 12 in più per una taglia M, 24 in più per una taglia L. XL fermatevi alla stessa numerazione che vi ho detto per la L, perché altrimenti il collo vi viene troppo largo, quindi è meglio se dopo andate a fare qualche aumento in più, qualche giro di aumento in più, rispetto che avere un collo troppo largo. Detto ciò possiamo quindi passare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle. Quello che faccio adesso lo devo fare per tutto il mio primo lato, entro e vado a fare una maglia alta nella seconda nella catenella successiva, catenella di separazione. Io devo andare a fare altri 2 gruppi di 2 maglie alte, taglia M ne dovete fare 3, taglia L XL ne dovete fare 4, quindi salto una catenella e di nuovo da fare 2 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 1 2, catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare di nuovo 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, salto 2 catenelle e vado a fare il mio angolo, entro nella catenella e vado a fare 2 maglie alte, 1 2, 2 catenelle di separazione, rientro 2 maglie alte, 1
2, catenella di separazione, salto 2 catenelle e ricomincio a fare i gruppi di 2 maglie alte, quindi una catenella successiva, 2, catenella di separazione, salto una catenella e devo andare a fare un totale di 9 gruppi di 2 maglie alte, 10 per una taglia M, 11 per una taglia L XL, quindi una maglia alta nella catenella successiva, catenella di separazione e procedo fino ad avere un totale di 9 maglie alte, di 9 gruppi di 2 maglie alte, e poi vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Ho realizzato i miei 9 gruppi, adesso devo fare l'angolo, quindi salto 2 catenelle, mi raccomando taglia M dovete farne 10, taglia LXL 11, e vado di nuovo 2 maglie alte nella stessa catenella di base, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, catenella di separazione, salto 2 catenelle e mi trovo di nuovo nel lato della manica, quindi nel mio caso devo andare a fare 3 gruppi di 2 maglie alte, ne devono andare a fare invece 4 la taglia M e 5 la taglia L e XL. Quindi primo gruppo, catenella, salto una catenella e vado a fare il secondo gruppo, catenella, salto una catenella e vado a fare il mio terzo gruppo, catenella di separazione, devo fare di nuovo l'angolo, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, catenella di separazione, salto 2 catenelle, mi portano, mi trovo nella parte dietro dove devo andare a fare i miei 9 gruppi di 2 maglie alte, quindi all'inizio salto 2 catenelle, poi vado a fare la catenella e ne salterò solamente una e vado a fare i miei 9 gruppi. Mi raccomando, sono 10 gruppi, 3 per la taglia M, 11 gruppi per la taglia XL e XL. Terminerò la lavorazione e vi farò vedere come continuare. Dopo aver fatto quindi 9 gruppi di 2 maglie alte, ho fatto la mia catenella e devo andare a chiudere il mio giro. Prendo il filo, entro nella prima catenella dove avevo fatto le 2 maglie alte iniziali e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Per chiudere il giro vado a fare una catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa. Entro dentro l'archetto e vado a fare una, per iniziare il nostro secondo giro, una maglia bassa, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, entro all'interno dove ho le ultime due del ventaglio dove ho le maglie alte, e quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Quindi dopo aver fatto la catenella vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione e di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, di nuovo una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte del giro precedente, catenella di separazione e di nuovo una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte del giro precedente. Sono arrivata di nuovo all'angolo, quindi vado a fare la catenella di separazione, entro dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, si ricomincia da capo, una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte comprese quelle del ventaglio. Questo ci permetterà appunto di fare gli aumenti. Catenella di separazione, procedo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, catenella di separazione, continuo così fino ad arrivare al secondo angolo e vi farò vedere come rifare di nuovo il nostro angolo. E sono arrivata al mio angolo, quindi di nuovo maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte del ventaglio, quindi una, 2, catenella di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, ricomincio una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte compresa quella del ventaglio dell'angolo. Continuo così quindi per tutto il giro, quindi mi raccomando, per ogni angolo dobbiamo andare a fare sempre la stessa cosa, e poi vi farò vedere come terminare e come iniziare a fare poi il primo giro.
Quindi sto per terminare il secondo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, vado dove ho le ultime 2 maglie alte del ventaglio, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare la seconda delle mie 2 maglie alte, vedete, e chiudo il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. A questo punto si ricomincia dal primo giro, vi faccio vedere come fare. Dobbiamo fare il nostro ventaglio e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro una maglia alta, catenella di separazione e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 2 maglie alte, catenella e di nuovo 2 maglie alte sopra le successive 2 maglie alte, naturalmente sempre una sopra ogni maglia alta, catenella di separazione, continuo così fino ad arrivare dove ho le mie 2 maglie alte all'interno del ventaglio. Quindi catenella, 2 maglie alte, 1, 2, catenella, 2 maglie alte, 1, 2, ed eccomi qua dove ho le 2 maglie alte all'interno del mio angolo, e in questo caso vado a fare catenella, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1, 2, 2 catenelle, vado nella maglia alta successiva, 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione e si ricomincia da capo facendo una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte, catenella di separazione, e io continuo a lavorare fino ad arrivare di nuovo all'angolo e farvi vedere come andare a procedere per il nostro di nuovo primo giro. Eccomi qua, sono arrivata di nuovo all'angolo, quindi devo andare a fare il mio ventaglio. Vado nelle prima maglia delle 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, vado nella maglia alta successiva, di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, ricomincio a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta e poi la catenella di separazione. Procedo così di nuovo per tutto il primo giro, vi faccio vedere appunto come terminare e iniziare poi il secondo. Quindi vado a terminare di nuovo il primo giro, vedete ho fatto tutto gli angoli, quindi termino, vado dove ho la seconda, sarebbe la seconda ma diciamo che è l'ultima maglia alta del nostro giro, e andiamo a fare 2 catenelle e poi di nuovo catenella di separazione, si entra nella terza catenella, si fa la maglia bassa, si rientra, maglia bassa, 2 catenelle che sono la prima maglia alta, catenella di separazione e poi ricominciamo a fare le maglie alte sopra ogni maglia alta, comprese anche quelle del ventaglio del giro precedente. Quindi questi sono i 2 giri che dobbiamo andare sempre a ripetere. Naturalmente se non dovete fare più gli aumenti non dovete più andare a fare il secondo giro, ma andrete a fare sempre scusate, non dovete andare a fare più il primo giro, ma andrete a fare solamente il ventaglio, quindi 2 maglie alte sopra 2 maglie alte e 2 maglie alte anche sopra le 2 maglie alte del ventaglio del giro dopo il ventaglio. Quindi qui, scusate, così vedete meglio, dove abbiamo qui le 2 maglie alte andrete a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta senza più fare gli aumenti. Questo è perché non deve fare più gli aumenti, quindi non dovete ripetere più il primo giro ma dovete fare sempre solo il secondo giro, quindi andando a fare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta. Io adesso continuerò a lavorare, vi dirò naturalmente quante volte sono andata a ripetere i 2 giri e poi appunto come procedere per fare il corpo della maglia. Allora, io sono arrivata a mettere i marcapunti. Vi dico già che io ho ripetuto i 2 giri per 6 volte, quindi ho un totale di 12 giri e sono sempre andata a fare gli aumenti. Quindi, come vi ho detto quando abbiamo fatto l'inizio, i primi 2 giri, per non fare più aumenti bisogna andare sempre a fare il secondo giro, quindi 2 maglie alte sopra una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi avendo così tutti i gruppi di 2 maglie alte. Io invece comunque per arrivare a mettere i marcapunti non ho smesso di fare aumenti, ho sempre fatto aumenti. Ora per le taglie più grandi delle mie, secondo me per una taglia M dovete andare a fare almeno un motivo in più rispetto a me, quindi oltre ad arrivare a fare 14 giri dovete fare anche un aumento in più. Taglia L fate almeno 16 giri, quindi con 2 aumenti in più rispetto a me. Vi ricordo che con ogni aumento vi ritrovate 2 gruppi di 2 maglie alte in più per ogni lato. Una volta per mettere i marcapunti noi abbiamo, come vediamo qui nell'angolo, il gruppo di 2 maglie alte e io sono andata a mettere i marcapunti tra le 2 maglie alte sia avanti che dietro, stessa cosa da quest'altro lato.
E quindi adesso andrò a lavorare il corpo della maglia lavorando sempre con l'uncinetto del 4,5 e andando a fare in questa maniera. Come vedete io non ho dovuto spezzare il nostro filo perché qui ho la manica, qui la parte dietro e qui la parte avanti, e vado direttamente a fare la lavorazione che mi permette di chiudere la nostra manica. Ho qui, ve lo faccio vedere bene, vedete io ho il marcapunti tra le due maglie alte e le due maglie alte. Qui vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, e poi prendo il filo per chiudere bene, vado dove ho la prima qui maglia alta, dove ho fatto la maglia alta, e vado qui dove ho la seconda maglia alta, perché vedete la prima la lascio qui, quindi vado dove ho la seconda, tolgo il marcapunti così vedete meglio. Vedete qui sono entrata, per questo mi permetterà di chiudere bene la lavorazione, e vado a fare una maglia alta. E naturalmente quando andremo a fare poi il giro successivo, quindi faremo il secondo giro, dovremo fare sempre questo, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi catenella di separazione e vado a lavorare manualmente una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi nel gruppo di 2 maglie alte, catenella di separazione e continuo fino ad arrivare al secondo marcapunti, e anche in quel caso vi farò vedere come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Sono arrivata al secondo marcapunti e di nuovo vado a fare la prima maglia alta nella prima maglia alta che mi separa, dove ho messo il mio marcapunti, la seconda maglia alta per chiudere bene, entro sempre qui e poi vado direttamente nella seconda maglia alta del gruppo di 2 centrale e tolgo quindi il mio marcapunti e vado a fare la mia maglia alta. Questo mi serve solamente per poter chiudere, vedete, in maniera perfetta qui sotto, e poi quando andremo a fare le maniche, anche se devo ancora decidere se le farò mezze a maniche a 3/4, penso più maniche 3/4, però vi farò sapere naturalmente. Adesso continuo a lavorare, quindi catenella di separazione, una maglia alta sopra le successive 2 maglie alte, quindi poi naturalmente andremo a terminare il giro andando sempre a fare 2 maglie alte, catenella e chiudiamo, e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi si ripeterà sempre lo stesso giro. Se dovete andare a fare degli aumenti, gli aumenti li facciamo come abbiamo fatto qui per lo sprone, quindi io vi consiglio sempre gli aumenti di farli lateralmente, e lateralmente andremo a fare quindi dove abbiamo qui le 2 maglie alte andremo a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 2 catenelle, 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta. Questo ci permette di aumentare, e poi nel giro successivo di nuovo ogni 2 maglie alte, cioè una maglia alta sopra ogni gruppo di maglia alta, quindi si torna a fare la lavorazione classica e potete fare tutti gli aumenti che volete. Vi consiglio sempre gli aumenti laterali perché così è più bello, che ce l'avete sia a destra che a sinistra, e davanti e dietro invece non si vede nulla. Gli aumenti sono laterali come se avessimo una cucitura, e come vi ho detto potete fare anche più aumenti, quindi fate un primo aumento nel primo giro, lo fate anche dopo altri 2 o 3 giri fate un ulteriore aumento, in modo che potete fare tutto l'aumento che volete. Io, come potete vedere, la maglia è già bella larga, quindi non penso di dover fare degli aumenti, ma di poter scendere così. Non so ancora se farò un vestito. Se farò un vestito naturalmente qualche aumento lo andrò a fare, in quel caso vi dirò dopo quanti giri sono andata a fare il mio aumento, però man mano che lavorerò questa creazione vi farò sapere. Allora, io sono arrivata al fondo della maglia, ho fatto 35 giri, al 31esimo giro lateralmente, come vedete, sono andata a fare l'aumento, andando a fare quindi nelle 2 maglie alte della fila centrale 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta. In questo modo ho ottenuto qui di allargare, ho fatto questo sia a destra che a sinistra, quindi ripeto 35 giri totali, al 31esimo giro ho fatto il mio aumento. Adesso possiamo andare a lavorare la manica. Per lavorare la manica, come ricorderete, noi nelle 2 maglie alte avevamo lavorato sopra la prima e questa parte da quest'altra parte delle nostre maglie alte, quindi adesso là risultavano prima e queste erano le seconde. Adesso quindi andiamo a lavorare, vedete qui è dove ho fatto la maglia alta, qui c'ho la maglia alta libera e vado a lavorare in questa maniera. Qui vado a fare sempre le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta, e
poi rientro sempre la maglia nella stessa maglia alta, però a questo punto vado a prendere anche la seconda qui del gruppo di 2 maglie alte, in modo da fare la maglia alta e chiudere sotto la manica. Poi vado a lavorare normalmente, quindi catenella di separazione, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione. Naturalmente si terminerà con le ultime 2 maglie alte, la catenella, e si lavorerà in tondo. Io continuo a lavorare con il 4,5. Mi raccomando, se dovete stringere la lavorazione passate a lavorare con l'uncinetto del numero 3 del numero 4 se volete la manica più stretta. Se volete la manica più larga, diciamo non più larga, più morbida, passate a lavorare con l'uncinetto del 5. Se la dovete fare anche più larga, io vi consiglio di fare una catenella di separazione ogni tot maglie alte, cioè tipo fate due maglie alte, catenella di separazione, 2 maglie alte, e qui andate a fare due catenelle invece di una. Poi di nuovo qua ne fate solo una, qui invece ne fate 2. Dipende sempre da quanto volete allargare la vostra manica. Io naturalmente continuerò a lavorare la manica e vi dirò quante volte sono andata a ripetere il giro. Ho terminato la mia prima manica, ho fatto 44 giri totali e adesso andrò a lavorare anche la seconda manica. Una volta terminata la seconda manica andrò a decidere se fare un bordino, ma sapete che io non amo molto i bordini, comunque se fare o meno un bordino intorno allo scollo. Ho terminato di realizzare entrambe le maniche. Come al solito ho provato la maglia e come al solito ho deciso di non andare a fare alcun bordino. Sapete che non amo fare i bordini al collo, alle maniche, preferisco lasciarle libere come vengono, quindi anche questa creazione è terminata.